C'è un comune errore concettuale che è chiamare narcise alle persone che normalmente hanno un ego ben sviluppato. Nelle industrie artistiche ovviamente è dove più si può vedere, ma all'avere una autostima, l'avere un ego molto consolidato non è sinonimo automatico di narcisismo. Il narcisismo, per lo basso, implica che queste persone ti succhiano un po' l'energia e dal lato più negativo queste persone possono diventare veri psicopatici. Oggi ti spiegherò come identificare questi tratti e come evitare cadere nei loro giochi, ma anche delle tecniche o la tecnica che ti permetterà avere una vita professionale molto più tranquilla. Io ovviamente non sono uno psicologo, tutto quello che dirò in questo video è a partire di quello che ho parlato con i professionisti della materia, quello che ho letto, e anche lascerò alcuni link a una dottoressa statunitense molto brava che parla specificamente di queste materie. Ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente, e questo è Talking Design. Iscriviti a questo canale e potrai ricevere tutti gli aggiornamenti dei contenuti ogni settimana. E se questo video ti è piaciuto, lascia il tuo like qui. Più o meno un 20-25% della popolazione ha dei tratti narcisisti, però nel mondo della creatività questi numeri possono salire a oltre il 50%. Per i designer e le persone che lavorano nell'industria creativa, il narcisismo non è una novità, però il narcisismo non è solo una cosa di artisti, è una cosa ben presente anche in qualsiasi tipo di industria. Molti amministratori delegati di aziende importanti sono delle persone estremamente narcise. Alcuni sono anche psicopatici. Il problema è che non c'è modo ad evitare condividere lo spazio con un narcisista. I narcisisti sono ovunque. In un passato questo male era molto associato ai uomini, dal fatto che le società erano molto maschiliste e per cui l'uomo controllava il potere di praticamente tutte le cose. Man mano che la società progredisce, queste barriere cominciano a cadere, per cui anche le donne cominciano a diventare molto narcisiste. Basta vedere la quantità di selfie che appaiono a continuazione sulle reti sociali, su Instagram, su Facebook, di persone che veramente non hanno nessun talento, non hanno nessuna capacità particolare, semplicemente hanno un ego molto piccolo in fondo, sono persone molto fragili, però che hanno la necessità di dimostrare quanto sono importanti nella vita, ma in fondo non lo sono. Per questo dico che è importante separare le persone che hanno un impatto positivo, diciamo che possiamo dire i narcisisti più benevolenti, e dopo quelli che hanno un impatto negativo, che creano disagi continuamente nella vita e che ti anche impediscono di progredire nel mondo lavorativo. Il primo narcisista che possiamo dire è il meno negativo è quello grandioso, quello che vuole dire tutto il tempo far vedere quanto è figo. Molti possiamo cadere anche in quella roba. Queste persone sono molto poco flessibili alla critica, non la tollerano molto bene, se la prendono abbastanza male e in genere tendono a parlare solo di loro. Una persona di questo tipo in una conversazione tende tutto a derivarlo alle sue esperienze, alla sua importanza, ai suoi valori e ha pochissimo interesse in ascoltare quello che possono dire gli altri. Però diciamo che queste persone con questo ego ben gestito e anche se hanno veramente un talento, possono anche creare delle cose positive, per cui il loro impatto dentro il mondo lavorativo è limitato. A volte può essere un po' pesante perché ovviamente sono estremamente presenti, vogliono controllare ogni decisione, però diciamo che dentro dell'universo di queste cose è uno dei meno negativi. Dopo troviamo al narcisista volontario o quello della comunità, quello che fa del bene ma le lo fa sapere a tutto il santo mondo. A cui possiamo trovare anche molte persone che hanno preso come scelta la dieta vegana, in cui in ogni momento ti faranno sapere quanto loro sono moralmente superiori a te. E qui cominciano a crearsi dei disagi, perché normalmente queste persone, per provare a vedere quanto moralmente sono più buoni di te, cominceranno a criticare e a distruggere tutto quello che tu possa fare che non abbia a che fare col loro stile di vita. Per cui sono già delle prime persone che puntano continuamente sulla distruzione dell'altro. Non è solo il fatto di alzare il loro ego, di far vedere quanto fighi, quanto bravi sono, sino che cominciano a utilizzare un approccio negativo, distruttivo in confronto alle altre persone per farli sentire che loro sono sbagliati. Nel lato più positivo di quel lato sono quelle persone che normalmente fanno del bene, opere di carità,
però che normalmente sono troppo ben vestiti, troppo col bambino nero dell'Africa. Diciamo che un approccio alla solidarietà molto molto superficiale e ovviamente l'importante è essere il centro dell'attenzione. Cominciamo a salire nel grado e arriviamo a questi che cominciano a essere veramente tossici, quelli passivo-aggressivi. Questo profilo si può confondere a volte con le persone che stanno subendo delle crisi depressive, perché normalmente tendono a essere persone molto molto pessimiste, che vedono che tutto nella vita è estremamente difficile e loro non possono fare niente per cambiare. Come distinguiamo questo profilo da una persona che o sta subendo uno stato depressivo o semplicemente è una persona pessimista? È che loro non sono colpevoli mai di quello che fanno. Per cui queste persone tendono a vittimizzarsi ed cominciano a essere pesanti, perché diciamo che tutte le sue dinamiche girano intorno a quanto la vita è crudele contro di loro, come sono una vittima e che loro si meriterebbero di più. Probabilmente tu hai avuto degli amici a cui davi dei consigli provando a aiutare e loro continuavano a fare quello che volevano. Quella gente è narcisista ed è gente che impedisce progredire, andare avanti. Se tu hai una di queste persone dentro di un progetto, probabilmente sarà la persona che sempre fa delle critiche, ma quando fa degli errori non sarà mai capace di riconoscere che ha fatto qualcosa di sbagliato e continuerà a dire tutto il tempo che è stato frainteso, che non era quello che voleva dire. Sono gli altri quelli che non riescono a capire il suo genio. Per cui sono persone che rovinano abbastanza le dinamiche, che non si può collaborare con queste persone così. Finalmente arriviamo a quello che è più terribile, che è il narcisista maligno. Il narcisista maligno è una persona veramente cattiva. Loro continuamente dicono bugie, vivono tutto il tempo sulla bugia, non sono capaci di dire la verità. Non è che le persone normalmente non diciamo delle bugie, però il narcisista maligno non riconosce la differenza fra dire una bugia e dire una verità. Per loro tutto dipende dei suoi obiettivi, e i suoi obiettivi sono essere crudeli, essere al centro dell'attenzione e dominare la situazione. Queste persone sono estremamente impositive, non hanno un apice di autocritica e la cosa peggiore è che se tu provi a fargli vedere quanto sono sbagliati, fanno dei famosi tantrum, fare questi scandali che fanno i bambini, che può finire anche nel lanciare degli oggetti e creare un grandissimo disagio. Sono persone per lo più aggressive, perché loro sono così fragili internamente che hanno bisogno di esternalizzare molto spesso la loro frustrazione, la loro ira del non riuscire ad avere quello che vogliono. Sono persone di una natura assolutamente manipolatrice. Diciamo che quello che separa a uno psicopatico da un narcisista maligno è che il narcisista maligno in qualche livello può arrivare a avere un senso di rimorso. Lo psicopatico non ha nessun tipo di empatia, nessun rimorso, e tutto quello che fa è per acquisire i suoi obiettivi. Ed è un tema molto più complesso che non vorrei toccare oggi. Per cui sono sicuro che dopo questa descrizione tu hai detto sì, ho conosciuto delle persone o lavoro con delle persone che hanno questi tratti narcisisti. Diciamo che a livello relazionale della tua famiglia è molto più complesso tenere la distanza di queste persone e che non ti rovinino l'assistenza. Però a livello professionale c'è una tecnica molto efficace chiamata The Grey Rock o la pietra grigia. E questa tecnica è molto semplice: non ingaggiare nelle loro attività. Diciamo che il narcisista sempre prova a manipolarti, a raggiungere certi obiettivi o essere al centro dell'attenzione, cambiando tutte le situazioni in modo che loro rimangano al centro e riescono a ottenere qualcosa di te. Quindi normalmente ti chiederanno molta attenzione, ti parleranno eternamente e non ti ascolteranno mai, perché la narcisista non è una persona che ascolta. E quindi quello che devi fare è semplicemente fare come che ascolti e andartene. Provare a ridurre al massimo le interazioni con queste persone e non provare, che questo è un errore grandissimo, a confrontare il loro narcisismo, perché è come quel detto che dice che lottare contro degli idioti non ha nessun senso perché loro hanno più esperienza. Succede lo stesso con il narcisista. Il narcisista è il maestro della manipolazione, per cui se tu gli dici tu hai fatto questo, ti dirà no, tu lo hai fatto. Se gli dici ti è mancato fare questo, no, a te è mancato, o tu non mi hai detto di fare questo. Per cui la colpa è tua. E dopo, una delle tecniche sempre molto utilizzate dai narcisisti è il gaslighting. Negare automaticamente quello che è successo, di quello che c'è evidenza, e negarlo fino all'infinito e farti pensare che tu sei pazzo. Ad esempio, dal punto di vista professionale ti possono aver detto di fare una determinata azione o compito e dopo, quando tu lo presenti e questa cosa non ha nessun senso o semplicemente non funziona, ti diranno e perché hai fatto questo? E tu dirai perché tu me l'hai fatto fare, e loro ti diranno no, non ti ho detto di fare quello, tu hai capito male. Però il tema è che nel mondo
professionale, soprattutto nelle industrie creative, è impossibile scappare a queste persone. Per cui se tu provi a confrontare, di farli capire quanto sbagliato la loro condotta, di sicuro andrai a perdere, perché loro non hanno una cosa fondamentale. O a dire vero, secondo il grado del narcisismo, loro hanno più o molto meno o praticamente la non esistenza di empatia. E l'empatia è quella cosa che ci permette di capire che, indipendentemente che noi possiamo avere ragione e che stiamo, non lo so, riprendendo una persona perché ha fatto qualcosa di sbagliata, arrivare a un punto in cui capire e provare a dirlo in un modo più umano. Diciamo che in questo senso la società ha un grandissimo debito con l'educazione delle persone. Il concetto di amore è stato sempre lasciato alle coppie, all'amore romantico, come si può dire, ma non capire che l'amore è un concetto trasversale della società. È importante che, indipendentemente che tu non sia amico di una persona, tu la riconosca come una persona. E il riconoscere che quella persona ha delle motivazioni della vita, delle inquietudini tanto valide come le tue, ti permetterà non solo collaborare e lavorare meglio, sino ottenere il meglio di quelle persone. Ma non in un senso transazionale come fanno i narcisisti, se non in un senso in cui tu ed io cresciamo attraverso lo sviluppo di qualcosa. E questo è tutto per oggi. Spero ti sia piaciuto. È un tema che so che è molto delicato e spero averlo coperto nel modo più semplice possibile. Lascia il tuo commento, che è sempre molto importante. Iscriviti e lascia il tuo like. Ci vediamo alla prossima.